Devo ammettere che non conosco per niente, ma proprio per niente questa zona, che per la precisione è la zona mantovana del Po. Sono venuto qui per due motivi principalmente. Il primo perché ispirato, passatemi il termine, dai lavori di Michael Ken, fotografo inglese che è venuto a fotografare anche in queste zone. Lui ha dedicato un libro al Po e ha fotografato molto anche nella zona di Reggio Emilia. Secondo motivo è che in questo periodo, non lo so, mi sembrava come di essere un po' demotivato, anche perché continuavo a rimbalzare essendo di Brescia, quindi in mezzo a due laghi, continuavo a rimbalzare tra Lago di Iseo, Lago di Garda, Lago di Garda, Lago di Iseo, sempre quelli. Quindi ho deciso di venire qui in una zona che non conosco proprio, che non conosco assolutamente, e vedere se riesco a tirarci fuori qualcosa. Ovviamente non mi permetterei mai di provare a rifare quello che ha fatto Kenna, sarebbe completamente inutile, se è chiaro. Comunque, allora, qua questa zona si chiama Pomponesco e qui accanto a me, alla mia destra, c'è una riserva naturale che è la riserva naturale Garzaia di Pomponesco. È un sito di nidificazione per tante specie di uccelli, adesso non mi ricordo, però ci sono nitticore. Il fatto è che io comunque sono qua con un grandangolo perché gli altri li ho venduti, quindi qualsiasi tentativo di fare avifauna per me in questo momento sarebbe nullo. Ciò nonostante, questo non mi impedisce di godermi il luogo, è veramente, veramente pacifico qua. Queste zone vanno benissimo anche quando c'è la nebbia, che fa emergere appena appena questi alberi, i tralicci, le case, che detta così è una scena un po' lugubre, da Regno dei Fantasmi, però, però deve essere veramente bello, una scena molto evocativa. Adesso io sto andando avanti, però in realtà non so bene cosa troverò. Questo potrebbe essere già un buon punto per fare delle foto. Adoro questi suoni, ci sono anche le campane adesso. È in queste situazioni, è esattamente in questo tipo di situazioni, che rimpiango di aver venduto i teleobiettivi, perché questa scena mi piace, mi fa impazzire. Tutti questi alberi che sembrano quasi mossi, come quando uno fa un mosso creativo, diciamo. Sembrano come quasi dipinti, non sembrano veri. Però col grandangolo diciamo che sono troppo ampio e rischio di includere un po' troppo, compreso tutta questa parte del terreno, non è tanto omogeneo, non è molto pulito e quindi non è così semplice trovare una composizione adatta, diciamo, almeno a questo obiettivo a un grandangolo. Posso comunque andare avanti, zoomare con i piedi, come si dice, e vedere se riesco a ricavarci qualcosa. La scena qui è tanto bella quanto caotica. Ciò nonostante, forse sono riuscito a trovare una composizione che non mi dispiace. Adesso, poi magari dopo magari al computer, non so, magari mi apparirà completamente diversa. L'ho messa su treppiede perché comunque qua c'è poca luce che filtra, quindi
per forza ho dovuto utilizzare il trepiede. Sono ISO 800, ho dovuto alzare gli ISO perché comunque c'è un filo di vento, quindi vorrei avere un tempo abbastanza lento, però non troppo, di un ventesimo. Se avessi messo 1-2 secondi comincerebbe a notarsi un pochino il movimento delle foglie qua nel primissimo piano. C'è un cespuglio qua che ho deciso comunque di tenere alla base di questo tronco, e poi F8, quindi ISO. Avessi un teleobiettivo proverei a inquadrare là, però mi sa che ci sentiamo solamente l'audio. Allora, ricapitolando: ISO 800, un ventesimo e F8. Timer di 2 secondi. Altra composizione non così diversa da quella precedente, però mi piace. C'è questo tronco qua in primissimo piano praticamente. L'erba è molto più alta, infatti bisogna stare attenti a non calpestare i gambi delle varie piante. Comunque, la foto qua al momento non mi dispiace. C'è un pochino di cielo che comunque non trovo così invadente. Sto facendo la foto in 16 noni, così diciamo che schiaccio un po' di più l'immagine e tolgo un po' del cielo sul lato superiore, e ho tolto anche un po' di erba quindi da quella inferiore. Allora, i colori, devo essere sincero, il verde, mi piace tantissimo il verde qua dell'erba, qua nel primo piano. Allora, per quanto riguarda i dati, sono a ISO 500, un tredicesimo e F10. Ho chiuso ulteriormente il diaframma per avere più profondità di campo, perché adesso c'è, neanche prima c'era vento, però adesso ce n'è di meno, quindi posso permettermi di allungare di poco i tempi, perché siamo passati da un ventesimo a un tredicesimo. Ho ridotto gli ISO da 800 a 500 e il diaframma adesso è F10, quindi timer di 2 secondi, vediamo come esce. Praticamente non c'è più nessuno, sono solamente io e non so quante centinaia di uccelli che continuano a cinguettare, un bellissimo suono. E, allora, il tramonto dovrebbe essere tra 40 minuti, non mi aspetto, in teoria adesso siamo in golden hour, però non mi aspetto oggi una luce dorata, e che non mi cambia tanto perché oscerino. Madonna. Il che non mi cambia tanto perché non ho intenzione di fare non mi ricordo più cosa dovevo dire. Non ho intenzione di fare fotografie, insomma, con un cielo che includano tanto il cielo, ecco. Almeno, poi magari trovo qualcosa che mi interessa e cambio idea. Non mi sento di fare foto direttamente al Po perché la luce non mi sembra ideale, quindi mi sembra un po' di perdere tempo. C'è quell'albero lì che sto inquadrando, sfido chiunque a non pensare di farci una fotografia, però di nuovo con questo grandangolo sono troppo ampio. Bellissimo però. Devo dire che in questo punto sto trovando diverse composizioni, spero che siano tutte buone,
e devo ancora scendere. In più il tramonto è tra 10 minuti, quindi non so se ce la farò, potrei sfruttare ancora la luce del crepuscolo. Comunque sto facendo una foto qua con il treppiede praticamente a terra e primo piano questi papaveri rossi e sullo sfondo, diciamo nel piano intermedio, c'è quell'alberello di cui parlavo prima e poi il Po con il cielo, alcuni alberi che si riflettono. Allora adesso come parametri un tredicesimo, f10 e ISO 500. Allora, questa è l'ultima foto che faccio e poi vado perché sono quasi le 9, il coprifuoco alle 11 e comunque io ho più di un'ora di strada e già comunque ci metto un po' per tornare alla macchina. Allora, ultima foto che faccio e poi vado, come dicevo. Foto abbastanza dal basso, non è stato facile trovare qualcosa che mi piacesse qua perché le linee sono molto belle però viste dall'esterno. Da qua è una sorta di labirinto, nel senso che ci si inoltra sempre di più, però si fa sempre più fatica a trovare qualcosa, almeno io faccio fatica. Comunque, non sono sicuro che questa sia decente, però al momento non mi dispiace. Potrei cambiare idea dopo, però meglio averla come foto. Voglio sfruttare tutti questi alberi, tutti questi tronchi, presi un po' dal basso, diciamo, per farli sembrare ancora più grandi. E poi a sinistra ho il verde, ho il blu, ho l'azzurro del cielo. È veramente un piacere essere accompagnato da tutti questi suoni naturali. È un'esperienza multisensoriale incredibile, perché la vista ovviamente viene ripagata dalla bellezza del luogo, gli odori che si sentono e poi tutti i suoni, tutti questi canti degli uccelli, alcuni sono anche grandi. Ok, vediamo se funziona. Posti come questi è facile perdere il senso del tempo. Di nuovo è veramente stupendo. Conto di tornarci qua presto e magari provare a fare altre foto là in quel gruppo di alberi appena visto, perché veramente merita tantissimo. È stata una piacevolissima sorpresa, anche perché se fossi tornato in luoghi che già conoscevo, non lo so, magari avrei fatto le stesse foto di altre volte, non sarei stato così stimolato. Ad ogni modo, la scoperta di oggi termina qui, così come questo video. Se vi sono piaciute le foto, mi fa molto piacere. Se non vi sono piaciute, mi spiace. Fatemi sapere se ce n'è qualcuna che vi piace in particolare. E grazie mille per essere arrivati fino a qui. Buona serata. Ciao. Ciao ciao ciao. Ultima cosa, poi chiudo, promesso. Che cielo.